ma anche per le comunità. Al fine questi servizi sociali a un blog aggiungono la capacità delle persone di interagire e diventare più appassionati a queste tematiche di nicchia, cioè nel senso il mio blog parla di qualcosa di nicchia, quindi sto creando una comunità di persone appassionate di queste nicchie. So allowing your users on your website to socially interact sort of empowers them and it makes it a two-way process. So a lot of websites right now they offer products or they provide services, but it's kind of a one-way process. You see that information, you digest it, and then you leave the website. So adding the social layer provides that two-way connection and kind of allows your users to engage themselves on the website, providing more of a sticky feel to the website. Aggiungendo questa estensione di WordPress rende il mio blog non un blog che va in una direzione verso gli utenti, ma dà una potenza agli utenti di interagire con il blog stesso e gli altri utenti del blog. Quindi non è più un discorso una direzione verso un pubblico, ma diventa un senso doppio fra l'autori del blog e gli utenti del blog. So really it's all about letting users contribute and let them feel part of the system. So users that feel part of the system and part of the site are more likely to come back again and engage in the rest of the community. Quindi gli utenti avranno la possibilità di interagire e sono più coinvolti nel blog stesso. Gli utenti che sono più coinvolti sono più propensi a tornare a questo blog. So Nicola gave some excellent case studies on what sort of websites you could use WordPress on. I did the same thing, kind of put together maybe 7 or 8 different scenarios where WordPress would be useful. So, come Nicola ha già citato alcuni scenari dove si potrebbe pensare di impiegare WordPress, lui ha pensato a questi esempi qui che, non so se vedete dietro, stiamo parlando di sport, scuole, compagnia, intranet, giornali, università, comunità di nicchia. So the things you'll notice about the things on the board here, or the types of sites on the board here, is all the people that use these have a very common goal. They love a product, they read the same newspaper, they play on the same team, they attend the same school. So they all have a common bond around a specific community. Quando guardate questi temi che sono elencati qui, potete notare che gli utenti che ciascuna di queste comunità, questi utenti hanno qualcosa in comune, c'è qualcosa che unisce queste persone. So it's really around these niche areas that WordPress is powerful. It's building the small networks around specific topics and allowing users that are interested in those topics or engaged in those topics to communicate, and they have something in common, so they're excited about going to the site, they're excited about communicating with other people that love the same sort of things. Quindi WordPress come estensione utilizzata in un sito di comunità, cioè una comunità dove ci sono le persone appassionate intorno a qualche argomento, va a abilitare questi utenti di interagire in modo migliore fra loro e va a rafforzare queste comunità e questo è proprio il punto di forza di WordPress. It doesn't really show up well on the screen, but a really good example of a type of niche community is actually the WordPress site. It was a few months ago now, we transformed WordPress.org to use WordPress and build a community around the software. Non si vede tanto bene sullo schermo, ma proprio un ottimo esempio dell'utilizzo, dell'impiego di WordPress e il sito di WordPress stesso. Pochi mesi fa abbiamo fatto una trasformazione, una forte passaggio a WordPress per queste comunità. So, as I mentioned before, all these people have a common goal. They're either developers for the platform, they're people that want to design themes for the platform, or they're just end users that are interested in the platform and want to talk to other people that are interested in the platform. So it provides an excellent way for people that enjoy the project or want to use the project to connect and builds a community around WordPress itself. Come ha indicato precedentemente con gli altri esempi, anche qui abbiamo una comunità di utenti diverse, cioè sviluppatori, utenti finali, ma comunque tutti questi utenti condividono un obiettivo fra loro e proprio la condivisione di questo obiettivo, cioè l'utilizzo di questo prodotto, va a unire queste persone al di là di loro provenienza come sviluppatori o utenti finali. So
So it's been an excellent test bed, a real excellent test of the software to see if it can work as a community building tool. And it's gone really well. We have thousands and thousands of members interacting on a daily basis. It just goes to show you have a strong niche or a strong brand or a strong area to concentrate a social network on, and you can build a community around a specific niche. Come caso è stato un ottimo caso per farci capire se funzionava o meno questa estensione di BuddyPress, perché abbiamo migliaia di utenti che interagiscono con questo software ogni giorno, sempre in questo caso intorno alla tematica di BuddyPress stesso. So good question, why use BuddyPress? You have other options to provide social tools around your website. There's things like Facebook groups. You can create a group on Facebook to let your users engage. You could host a social network on Ning, which is a hosted option for social networks. Avete delle scelte, nel senso non è necessario che utilizzate BuddyPress, ci sono i gruppi su Facebook, ci sono proprio siti in servizi centrali orientati ai reti sociali tipo Ning. Allora, con questi alternativi tipo Ning o Facebook, come mai potete scegliere o dovete scegliere BuddyPress? So I think one of the biggest benefits of BuddyPress is it's built on top of WordPress. And I don't need to convince anybody here how good WordPress is, but it's a solid and it's a stable platform. And it's been, it's coming on 6 years old now. It's well tested, debugged. It's a solid platform to build an application on top of. Quindi cominciamo già dal punto di partenza. BuddyPress è sviluppato sopra la piattaforma di WordPress già collegato per quanto riguarda la stabilità e la potenza. Quindi si parte con questo fondamento consolidato. So by design, WordPress is highly extensible. It has an excellent plugin system. It's architected very well for you to extend upon. So building BuddyPress on top of BuddyPress inherits that ability to extend it and that ability to write plugins for BuddyPress. WordPress come progettazione era già pensato per estendere le funzionalità grazie a questi plugin, queste estensioni. BuddyPress, essendo un'estensione plugin, sfrutta di queste funzionalità, questo è già progettato con WordPress, e BuddyPress in sé quindi ha una forte capacità di essere personalizzato, di essere esteso grazie ai plugin. The nice thing about BuddyPress is it's also open source. It's under the same license as WordPress, GPL, so it allows developers and designers to go into the source code and see how things work. They can understand the internals to enable them to extend upon and build plugins and themes that work really well with the core code. Come WordPress, BuddyPress è anche aperto, il codice sorgente dietro le quinte è visibile a tutti quanti. Se qualcuno vuole costruire qualcosa in sopra, ha qualche dubbio, non è necessario che aprano qualche processo lungo, possono semplicemente consultare il sorgente, l'origine, magari con un programmatore.